A pretendere il pizzo in cambio di protezione non è solo la mafia. I paesi ricchi che stiamo proteggendo, avvertito minacciosamente Trump in un discorso al Pentagono, sono tutti avvisati. Dovranno pagare la nostra protezione. Il presidente Trump rivela a Bloomberg sta per presentare il piano Cost Plus 50, che stabilisce il seguente criterio. I paesi alleati che ospitano forze USA sul proprio territorio ne dovranno coprire interamente il costo e pagare agli USA un ulteriore 50% in cambio del privilegio di ospitarle ed essere così da loro protetti. Il piano prevede che i paesi ospitanti paghino anche gli stipendi dei militari USA e i costi di gestione degli aerei e delle navi da guerra che gli Stati Uniti tengono in questi paesi. L'Italia dovrebbe quindi pagare non solo gli stipendi di circa 12.000 militari USA qui di stanza, ma anche i costi di gestione dei caccia F-16 e degli altri aerei schierati dagli USA ad Aviano e Sigonella, e i costi della sesta flotta basata a Gaeta. Secondo lo stesso criterio dovremmo pagare anche la gestione di Ken Darby, il più grande arsenale USA fuori dalla madrepatria, e la manutenzione delle bombe nucleari USA dislocate ad Aviano e Ghedi. Non si sa quanto gli Stati Uniti intendono chiedere all'Italia e agli altri paesi europei che ospitano loro forze militari, poiché non si sa neppure quanto questi paesi paghino attualmente. I dati sono coperti da segreto militare. Secondo uno studio della Rand Corporation, i paesi europei della NATO si addossano in media il 34% dei costi delle forze basi USA presenti sui loro territori. Non si sa però quale sia l'importo annuo che essi pagano agli USA. L'unica stima, 2,5 miliardi di dollari, risale a 17 anni fa. È dunque segreta anche la cifra pagata dall'Italia. Se ne conoscono solo alcune voci, ad esempio decine di milioni di euro per adeguare gli aeroporti di Aviano e Ghedi ai caccia statunitensi F-35 e alle nuove bombe nucleari B-61-12 che gli USA cominceranno a schierare in Italia nel 2020 e circa 100 milioni per lavori alla stazione aeronavale statunitense di Sigonella, a carico anche dell'Italia. A Sigonella viene finanziata esclusivamente dagli USA solo la NAS 1, l'area amministrativa e ricreativa, mentre la NAS 2, quella dei reparti operativi e quindi la più costosa, è finanziata dalla NATO, ossia anche dall'Italia. E comunque certo, prevede un ricercatore della Rand Corporation, che con il piano Cost Plus 50 i costi per gli alleati schizzeranno alle stelle. Si parla di un aumento del 600%. Essi si aggiungeranno alla spesa militare che in Italia ammonta a circa 70 milioni di euro al giorno, destinati a salire a circa 100 secondo gli impegni assunti dai governi italiani in sede NATO. Si tratta di denaro pubblico che esce dalle nostre tasche, sottratto a investimenti produttivi e spese sociali. È possibile però che l'Italia possa pagare meno per le forze e basi USA dislocate sul suo territorio. Il piano
Cost Plus 50 prevede infatti uno sconto per buon comportamento a favore degli alleati che si allineano strettamente con gli Stati Uniti facendo ciò che essi chiedono. È sicuro che l'Italia godrà di un forte sconto, poiché di governo in governo si è sempre mantenuta sulla scia degli Stati Uniti, ultimamente inviando truppe e aerei da guerra nell'est Europa, con la motivazione di fronteggiare la cosiddetta minaccia russa e favorendo il piano statunitense di affossare il trattato INF per schierare in Europa, Italia compresa, postazioni di missili nucleari puntati sulla Russia. Essendo queste bersaglio di una possibile ritorsione, avremo bisogno come protezione di altre forze e basi USA. Li dovremo pagare noi, ma sempre con lo sconto.